Parliamo del mercato dell'Inter e non solo, perché stanno succedendo tante cose in casa Inter. Allora, amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio con uno dei nostri format più richiesti, in cui andiamo a condensare in pochi minuti le principali notizie del momento, a partire dal terzo acquisto che l'Inter sta completando proprio in queste ore, che è quello di Nicola Zalewski, che l'Inter andrà a riscattare dalla Roma. Arrivato in prestito dalla Roma appunto lo scorso gennaio per circa 600.000 euro di prestito, c'era poi un'opzione di riscatto da esercitare entro il 18 giugno che secondo alcuni dopo l'addio di Simone Inzaghi poteva finire in discussione, anzi c'è chi ha scritto nei giorni scorsi che si stava complicando il riscatto e si temeva e si pensava che Zalewski potesse tornare alla Roma, quindi dopo questi suoi 6 mesi in nerazzurro. Avevamo detto anche nel club di Passione Inter che c'era da parte dell'Inter una valutazione in corso sulla possibilità magari di trattare anche un po' al ribasso circa i 6 milioni e mezzo che l'Inter deve versare alla Roma, cercare di ottenere quindi una sorta di sconto, diciamo così, o comunque di trattare, ecco, questa cifra che era stata pattuita a gennaio. Sembra appunto che gli ultimi dubbi siano stati sciolti, per cui Zalewski è atteso insieme agli altri nazionali nelle prossime ore negli Stati Uniti, dove l'Inter da domani inizierà i lavori in vista del Monterrey, gara di debutto al Mondiale per club nella notte tra il 17 e il 18 giugno. Seguiremo chiaramente il live su Passione Inter tutti insieme. Quindi io vi invito intanto a cliccare sul tasto mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto, dobbiamo volare verso i 90.000 iscritti, mi raccomando. Zalewski quindi diventa il terzo acquisto dell'Inter dopo Luis Enrique, di cui vi voglio parlare nelle prossime ore perché sono in contatto, mi hanno intervistato dal Brasile con Globo Sport, una delle testate più importanti a livello sportivo in Brasile, e stiamo facendo uno scambio, vi porterò dei contenuti su Luis Enrique dal Brasile appunto, e Sucic soprattutto, su cui vi raccontavo l'altra settimana, ho avuto dei feedback molto entusiasmanti dalla Croazia, mi hanno parlato ecco di un Brozovic sotto steroidi, mi hanno detto addirittura nel definirmi il nuovo acquisto Petar Sucic, che in queste ore tra l'altro ha acceso anche tante discussioni. Avrete letto probabilmente che la stampa croata ha parlato molto bene della sua prestazione anche con la nazionale, nonostante non abbia segnato gol o fornito assist. 3 acquisti che sarà un caso, forse no, come impatto a bilancio, se non ho fatto male i conti, vanno in pratica a occupare lo spazio lasciato libero da Arnautovic e Correa, che vola al Botafogo e sarà protagonista anche lui al mondiale da avversario, chiaramente. Quindi fuori Correa e Arnautovic, lo spazio a bilancio viene riempito da Luis Enrique, Sucic e il riscatto di Zalewski, e questo probabilmente non è casuale, perché non si va ad appesantire il bilancio che si chiude al 30 giugno, si rimane quindi con questo pareggio tra entrate ed uscite, con un mondiale per club che, in base al percorso che l'Inter farà, potrebbe cambiare delle prospettive post mondiale sul mercato, con degli introiti che in questo momento non sono preventivabili e potrebbero garantire più margini di manovra dopo il mondiale. Anche per questo attenzione dunque ai lavori che l'Inter sta portando avanti in queste ore, tant'è che si sta parlando tantissimo, ne abbiamo parlato anche nel club di Passione Inter con i nostri soci, di questo incontro andato in scena e immortalato dai cronisti presenti tra Ausilio Baccini, il suo vice che è già volato negli Stati Uniti, mentre Ausilio e Marotta arriveranno nei prossimi giorni, e Cherubini del Parma. Parma con cui l'Inter, dopo la questione Christian Chivu, un nuovo allenatore dell'Inter, ha in ballo anche altri discorsi di mercato. Si è parlato di giocatori giovani che potrebbero interessare al Parma, da Palacios, che però mi sembra difficile, a Pio Esposito, che però vedremo protagonista al mondiale una volta recuperato il suo acciacco, il suo problema fisico, e vedremo se convincerà l'Inter a tenerlo, oppure potrebbe diventare un uomo mercato anche con il Parma, anche se lui ha tantissimi estimatori in Serie A. Soprattutto però si è parlato di profili del Parma che piacciono all'Inter, a partire da Bonnini. Bonnì, ragazzi, è l'obiettivo numero uno. Ho conferme totali sul fatto che l'Inter stia lavorando in maniera concreta su Bonnì come obiettivo numero uno nel Parma. Diciamo così, per l'attacco dell'Inter, alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, l'Inter sta lavorando concretamente su Bonnì, apertura anche dall'entourage del giocatore. Altre squadre come il Napoli sembrano aver dirottato la propria attenzione su altri profili, anche perché l'Inter quindi si è portata così avanti sull'operazione. Devo dire però
che, questo incontro da fonti diciamo di cui mi fido, mi è stato un pochino ridimensionato, cioè mi hanno detto: "Non è stato un incontro, in realtà così importante per portare avanti le trattative, era diciamo, si parlava di altro e poi è stato un incontro un po' non dico casuale, ma quasi". Quindi l'Inter, a prescindere da questo vertice, sta portando avanti i discorsi per Bonnì, attaccante di cui vi ho già parlato in un altro episodio che trovate sul nostro canale, con caratteristiche pro, contro e quello che potremmo eventualmente aspettarci, una valutazione superiore, ecco, ai 20 milioni di euro in questo momento. Più indietro invece altri profili, non trovo conferme all'ipotesi Mandela Keita di cui qualcuno ha parlato. Bernabé è un nome che all'Inter piace, ma se ci seguite su Passione Inter ve ne parlo da 2 anni, è un nome che l'Inter segue da tantissimo tempo, ma in questo momento non è così avanti nelle discussioni, così come attenzione al discorso Leoni, perché su Leoni vi avevo detto anch'io, è un nome che piace all'Inter, che ci ha lavorato, ha avuto dei contatti anche di recente, al di là di questo incontro di ieri che, come ho detto, vi ridimensiona un pochettino rispetto a quello che si sta scrivendo tanto in queste ore. Piaceva l'anno scorso, piace di nuovo adesso, okay, però Leoni è un eventuale acquisto per l'Inter, sarebbe un eventuale acquisto in più in difesa, una situazione da tenere d'occhio in più, nel senso che con Chivu soprattutto immaginiamo, crediamo, almeno queste sono le notizie che abbiamo noi su Passione Inter, che l'idea sarà quella di fare un grande colpo in difesa, cioè di andare a prendere un giocatore che eventualmente potrebbe essere titolare, se non da subito, veramente in poco tempo, perché c'è la possibilità che se ne vada Acerbi, da tenere d'occhio, con la conferma eventuale di De Vrij, almeno uno dei due, quindi alla conferma, con un giocatore che nell'arco della prossima stagione potrà diventare il titolare, se non da subito. Ecco, quindi da quello che abbiamo percepito l'Inter lavorerà su un colpo importante in difesa, non che Leoni non lo sia, però da quello che so c'è qualche dubbio sul fatto che possa diventare un titolare all'Inter appunto in così poco tempo. Avrà bisogno di lavorare e di crescere. Dunque occhio anche ad un'ipotesi magari di acquistarlo e lasciarlo in prestito al Parma, Leoni, a meno che non cambino le cose sul fronte difensori con una doppia uscita, oltre a quella di Acerbi e De Vrij. Attenzione sempre anche alla situazione di Bisek, di cui parliamo da diverse settimane, anche se le sirene di mercato non si sono convertite, tramutate almeno per il momento in offerte reali e concrete che possono far traballare l'Inter, mentre nel frattempo si sta di nuovo rifacendo avanti questa ipotesi Mosquera del Valencia, altro profilo che questo potrebbe essere un sostituto di Bissek eventualmente come tipologia, come caratteristiche, visto che potrebbe adattarsi più da terzo inizialmente. Profilo su cui c'è di mezzo un agente che ha dei buoni rapporti con l'Inter. Ci è stato detto che il Valencia se ne parla tanto soprattutto in Spagna, ha avuto un incontro con l'agente. Al momento il Valencia sta facendo un muro importante perché vuole ricostruire una squadra di livello più alto rispetto agli ultimi anni e vuole ripartire dal rinnovo di Mosquera. Sono giorni delicati in cui il giocatore sta prendendo la decisione, infatti dall'entourage del giocatore si sono un po' ammutoliti nelle ultime ore, non stanno dando tanti dettagli, ecco, al momento sulla situazione, quindi occhio anche a questo profilo. Però appunto attenzione al fatto che l'Inter sulla difesa possa andare su un profilo che al momento ancora non è uscito, per prendere un giocatore più pronto, appunto, visto che Chivu, ne abbiamo già parlato nel contenuto della scorsa settimana, darà grande importanza alla difesa che deve essere rimessa in sesto dopo la scorsa stagione in cui la difesa dell'Inter qualche difficoltà l'ha avuta. A tal proposito, ragazzi, vi confermo una cosa che probabilmente deluderà molti di voi, deluderà chi chiedeva una grande rivoluzione in questo mercato qua. Ve ne ho parlato anche qua nel contenuto di mezz'ora sull'analisi dell'Inter di Chivu della scorsa settimana. Chi si aspetta una grande rivoluzione in questo mercato rimarrà secondo me deluso, perché per tanti motivi non credo che sarà questo il mercato in cui l'Inter andrà a toccare troppo la rosa dei titolari. Salvo ribaltoni, salvo giocatori che ricevono offerte clamorose e decidono di andarsene, eccetera, credo che l'Inter andrà a toccare 2 tasselli della formazione titolare, che possono essere il centrale di difesa, appunto, come stavamo dicendo, e la situazione di Mkhitaryan, da tenere d'occhio, con un Sucic che già al mondiale potrebbe essere provato in quella casella lì, in attesa di Zielinski e di capire come si integra Zielinski, che sarà difficile da cedere, così come sarà difficile da cedere anche Taremi. Per il resto credo che l'impalcatura dell'Inter titolare, almeno all'inizio, sarà quella.
salvo poi vedere anche magari delle variazioni durante l'anno, perché Chivu, l'abbiamo detto, non è un dogmatico, partirà in continuità tattica rispetto all'Inter di Inzaghi, anche grazie alla presenza del tattico Cecchi, che appunto era dello staff di Inzaghi, ma poi Chivu è un allenatore che ha anche delle idee differenti, potrebbe evolvere anche in sistemi di gioco differenti che potrebbe cambiare quindi anche il ruolo di alcuni giocatori. Per questo immagino che si lavorerà tanto sulle alternative ai titolari. E allora, per questo motivo, dicevamo, oltre a Bissek, attenzione alle situazioni di Aslani, attenzione alla situazione di Frattesi, su cui in queste ore si è tornato a parlare anche di Juventus. Frattesi ha un agente molto attivo, di mercato se ne parla, se ne parlerà sempre. L'Inter fa una valutazione importante con cui vuole finanziare poi gli altri colpi, soprattutto in attacco, dove oltre a Bonni l'Inter anche qua immaginiamo vorrà fare 2 acquisti, e su Højlund l'Inter ha avuto nuovi contatti anche nelle scorse ore, quindi Bonni e Højlund al momento non sembrano profili che si escludono, anzi c'è da capire cosa succede con Taremi. Al momento l'idea è quella di rimanere con 5 attaccanti, dove Taremi è un po' un ago della bilancia, soprattutto per Pio Esposito, che dovesse convincere potrebbe diventare lui l'eventuale sostituto di un Taremi che però anche nelle scorse ore ha ribadito, ha detto di voler continuare all'Inter, però l'Inter secondo me cercherà di capire se c'è un mercato in uscita per Taremi ed eventualmente a quel punto Pio Esposito potrebbe diventare il quinto attaccante in un reparto offensivo ringiovanito molto nelle alternative, con da Taremi, Correa, Arnautovic a Højlund, Bonni, Pio Esposito. Sarebbe un ringiovanimento molto, molto interessante, ecco, da capire poi in che direzione andrà. Per il resto, dunque, vice Chivu era il tema delle ultime ore, è stato chiuso l'accordo con Aleksandar Kolarov, che da CT della Serbia Under 21, quindi lascia la Serbia Under 21 e farà parte dello staff di Christian Chivu. È un momento molto delicato dell'Inter e lo capiamo anche dal fatto che c'è tanta discussione anche sul vice allenatore, un tema che non ci ha mai interessati, direi. Francamente, però capisco che nel momento in cui ti affidi a un allenatore con così poca esperienza come Christian Chivu, c'è grande curiosità anche nel vedere che staff gli viene messo a disposizione, e soprattutto è un momento in cui la dirigenza dell'Inter è molto sotto osservazione, sotto l'occhio critico di tanti tifosi, giustamente, quindi si valuta l'operato dell'Inter in questa fase anche dal come si arriva alla scelta di un vice, dove un vice di esperienza avrebbe potuto favorire il lavoro di Chivu, ma un vice ingombrante come potrebbe essere Luca Gotti, per esempio, di cui si è parlato, forse potrebbe anche dar fastidio. Un vice che ha più esperienza in panchina da allenatore del capo allenatore può diventare una figura, ecco, un pochino ingombrante. Quindi scelta di Aleksandar Kolarov, che ha fatto varie cose, direttore sportivo, CT Under 21, varie cose, però anche lui conosce l'ambiente Inter, ex giocatore di grandissima esperienza, ad altissimo livello, quindi anche questa è un'aggiunta interessante, molto giovane, in linea un po' con quello che è il progetto che sta facendo l'Inter con Oaktree. Come dicevo, l'Inter poi è partita per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club, a cui purtroppo, nonostante avevo completato tutti i documenti, tutte i vari accrediti, eccetera, purtroppo non potrò partecipare per motivi personali. Motivi extracampo di natura superiore. Parteciperò nelle prossime ore ad una evento online della FIFA a cui sono stato inviato, dove ci racconteranno delle novità per il Mondiale per Club. Dunque nelle prossime ore vi porterò un approfondimento completo sul Mondiale per Club, vi racconterò anche queste novità che ci verranno dette oggi in questa conferenza, per cui se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti. Vi invito anche a fare un salto su passioninter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo. Se volete supportare il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra grande community con interisti, trovate il link in descrizione e vi aspettiamo per i nostri appuntamenti esclusivi con il club. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.